Salve a tutti, bentornati nel canale. È inverno, la moto è in letargo e come molti motociclisti che staccano l'assicurazione come me, è tempo di valutazioni e programmazioni per la prossima stagione motociclistica che sta per arrivare. Oggi in questo video però non parleremo di viaggi, bensì di abbigliamento tecnico, cosa che in effetti non ho mai fatto. In particolare parleremo di giacche laminate e relative alternative. È d'obbligo fare un riferimento al video di Francesco Cuccioletta che metterò in descrizione per obiettività intellettuale. Il video in questione è fatto in maniera assolutamente obiettiva e schematizzata in maniera tale da far comprendere anche ai meno esperti il significato di Gore-Tex, Gore-Tex Pro e completi laminati, bilaminati e trilaminati. Quindi il mio video non vuole essere assolutamente un copia e incolla, bensì un proseguimento su alcune alternative. Il buon Francesco pone in essere delle argomentazioni più che valide e durante il video esalta la configurazione più costosa ed efficace di cui al marchio Rucca, del quale oggi egli stesso è brand ambassador. Posto ciò, se avete seguito i video della serie turca, se non avete visti andateli a vedere, a più riprese vedrete che durante il viaggio abbiamo sentito la forte esigenza di fare un netto upgrade al nostro datato abbigliamento tecnico. Sì, perché se fino ad oggi abbiamo viaggiato usando la classica antipioggia in modalità leva e metti, abbiamo anche notato gli svantaggi nel non dotarsi di un'attrezzatura più tecnica. Motivo per il quale abbiamo deciso di fare un investimento in tal senso. Abbiamo contattato il negozio Rucca più vicino casa e ci siamo fiondati a fare delle prove. E il gentilissimo rivenditore Rucca, alla sede della multimarche Fraccaro Moto di Brescia, ci ha gentilmente messo in condizione di provare i capi in questione. Vi da dire che sia io che Emanuela eravamo andati diretti alla prova di completi Rucca Rimor e Rimorina, ovvero il modello maschile e femminile. I completi in questione è da precisare che sono stati concepiti, sembrerà strano ma è così, come antipioggia per completi un po' più leggeri e di conseguenza le taglie proposte da Rucca risultano essere più ampie rispetto alle classiche misure che si trovano nei negozi. Questo poteva rappresentare per me un vantaggio, essendo io di grossa stazza, ho sempre avuto difficoltà nel trovare le misure per il mio abbigliamento tecnico. Ma tutto ciò ha rappresentato durante la prova un notevole svantaggio per quello che riguarda la sezione delle braccia, che risultavano troppo lunghe e troppo ampie, e anche nella sezione gambe, dove ho trovato sostanzialmente una larghezza poco accettabile rispetto al mio standard. Per il modello femminile invece la taglia M risultava troppo ampia, i pantaloni troppo lunghi, in considerazione che Emanuela è alta circa 1,60 m. Un ulteriore svantaggio personalmente da me riscontrato è la durezza del materiale laminato. Avrei preferito su questo tipo di completo bilaminato un materiale un po' più morbido che accompagnasse le forme del corpo senza particolari fastidi. Per le motivazioni di cui sopra non abbiamo optato per questo modello, abbiamo provato i modelli proposti dal venditore trilaminato in Gore-Tex, quindi i modelli più tecnici e più costosi. Sicuramente i prodotti Rucca hanno una qualità indiscutibile, ma pur avendo trovato i completi della nostra misura, abbiamo avuto l'impressione che fossero troppo caldi e poco ventilati, quindi con poche prese d'aria e tutto quello che ne consegue. Con questo non voglio dire che non siano buoni, tutt'altro. La scelta di non prendere i completi trilaminati, ovvero una fascia Gore-Tex Pro, è scaturita semplicemente dal progetto di viaggio che abbiamo per i prossimi anni. Tra parentesi, non abbiamo intenzione di andare assolutamente a Capo Nord, quindi dotarsi di un completo del genere risultava essere poco consono rispetto alle nostre prossime mete. Naturalmente anche il prezzo e il budget influisce nella scelta. Per i due completi top di gamma bisogna spendere circa 4.000 euro, con le protezioni di alta fascia incluse. Troppi? Ognuno faccia le proprie valutazioni, ma se dovessi progettare dei viaggi a lungo raggio in terre fredde, sicuramente prima studierei bene il mio abbigliamento piuttosto che le mappe. Io ed Emanuela su una cosa eravamo assolutamente d'accordo però. Il completo doveva essere binaminato in Gore-Tex e avremmo dovuto trovare giacche uguali. Perché giacche uguali? Non mi voglio soffermare molto su questo argomento, ma vorrei precisare perché ricerchiamo giacche uguali, come molti probabilmente. Non perché fa più figo sulla motocicletta, ma perché su strada identificare i compagni e le compagne di viaggio già dall'abbigliamento può essere un sinonimo di sicurezza. Ma chi viaggia in moto, anche in mete e paesi lontani, sa benissimo quanto sia importante questo dettaglio in situazioni soprattutto di emergenza. Quindi, abbandonato il progetto Rucca e spaesati tra le marche che si trovavano in giro, giriamo vari negozi e personalmente invio anche delle mail alla Clover
che commercializza il completo Laminator 2. Chiedo ragguagli sulle taglie direttamente alla sede centrale perché nei negozi non ho trovato il materiale da provare, quindi ho avuto sostanzialmente difficoltà nel reperire effettivamente le giacche. E Clover in sostanza non è che ci aiuti più di tanto, non ci manda le specifiche, non ci dà la possibilità nemmeno di andare in sede a provare eventuali taglie, eccetera eccetera. Le misure che commercializza Clover sono piccole. Io ho provato la 3XL di altri modelli non laminati e sostanzialmente le ho trovate davvero piccole rispetto soprattutto ad altre marche. E quindi abbandoniamo anche il progetto Clover. E ci troviamo ad andare in zona Brescia in un altro negozio di nome Fuori Estrada. In questo negozio, che è enorme tra le altre cose, ci siamo trovati davvero molto bene. Il venditore, Nicola, che saluto, si è dimostrato davvero competente e ha capito benissimo le nostre esigenze. Tengo a riprecisare un'altra volta che questo video non è sponsorizzato. Il venditore, dopo averli esposto le nostre esigenze, ci propone un prodotto che ancora non era presente in negozio, ma che sarebbe arrivato nei prossimi giorni. E stiamo parlando della giacca col completo stesso Alpinestar ST7 2L Gore-Tex, che vi mostro. Questo completo lo avete visto in uno dei nostri ultimi video che abbiamo fatto in Croazia qualche mese fa. Il modello che vi mostro è quello che indossa Emanuela, è il modello femminile. Vi mostro il modello femminile per un motivo specifico. Prima cosa perché credo che Alpinestar o Alpinestar, non so come si dice, si sia concentrata perfettamente anche sul mondo femminile, dedicando dei piccoli dettagli che secondo me sono veramente importanti. Vi mostro subito la differenza con il modello maschile. Questa cerniera qui copre perfettamente l'ergonomia del corpo femminile, dando modo alle donne di poter regolare la giacca sulla parte inferiore del fianco. Sono presenti delle prese d'aria sulle braccia, facilmente apribili. Ma adesso sono da solo, Emanuele non è a casa, quindi devo fare tutto da solo. La giacca quindi risulta ventilata alle braccia e soprattutto, una cosa importantissima, vediamo se riesco, abbiamo questo dettaglio importantissimo che in giacche laminate è difficile da trovare, proprio perché studiate per ambienti molto freddi. Questa è l'apertura che ovviamente sul petto sia qui e qui naturalmente. Nel posteriore abbiamo l'estrattore d'aria, non è ampissimo però è stagno. Regolazione del collo attraverso bottoncino a clip, molto semplice. Colletto anallergico, non so se si riesce a vedere, però è fatto di materiale anallergico. Imbottitura per le situazioni di freddo, classica, imbottitura classica. Imbottitura che però non è come quella per esempio di Clover, non è un giubbottino che si può indossare in maniera a sé stante, bensì è la classica termica che si trova in tante altre giacche. Protezioni ai gomiti e sulle spalle di tipo 2, leggere, forate, quelle di ultima generazione. È possibile anche inserire il classico paraschiena, noi abbiamo optato per il paraschiena della stessa marca perché entra in maniera perfetta, ma è possibile inserire anche qualche altro paraschiena compatibile con l'inserto stesso. La giacca ha un prezzo di listino di poco oltre i 600 euro, ma sono sicuro che in negozio riuscirete a spuntare un po' di sconto. Chiaramente noi vi consigliamo di andare da Fuori Estrada perché ci siamo trovati semplicemente bene. Abbiamo preso pioggia nel viaggio in Croazia, che forse è qui sullo sfondo, credo, non lo so. E l'acqua l'abbiamo presa anche in maniera abbondante, la giacca regge perfettamente l'acqua, non entra. Abbiamo usato la giacca in un range tra i 15 e i 28 gradi, almeno queste sono state le temperature che abbiamo incontrato a settembre nel nostro viaggio in Croazia partendo dal Trentino dove abitiamo. E mi sento di dire che la giacca può essere utilizzata anche con temperature superiori ai 28 gradi e inferiori ai 15 gradi, magari correggendo con del materiale tecnico un po' più pesante. Noi usiamo generalmente
maglie tecniche leggere per quando viaggiamo in primavera o estate, ma se si dovessero incontrare temperature più fredde basta mettere, secondo me, una termica un pochino più pesante. Per il pantalone invece non abbiamo optato per l'opzione Alpinestar, bensì abbiamo preso un prodotto della Riccia impermeabile e traforato, quindi non abbiamo preso il laminato. Probabilmente in caso di forti piogge rinforzeremo con un pantalone antipioggia da mettere al volo. Non l'abbiamo provato ancora, non l'abbiamo testato, quindi non sappiamo di fatto se funziona il prodotto, quindi evito anche di fare recensioni e robe varie. Bene, a questo punto che dirvi di più? Se avete trovato utile questa recensione, iscrivetevi al canale, seguiteci, lasciateci un like per affetto e ci si vede presto.